Bene, ora, avendo quindi capito che l'interfaccia cervello-computer ha bisogno di registrare, o un sistema che registra in tempo reale l'attività cerebrale, andiamo a vedere in quale modo avviene questa acquisizione di segnali cerebrali e quindi in maniera molto sintetica direi in quale modo questi segnali vengono processati. Ora, molto in generale, quindi un general framework di funzionamento dell'interfaccia cervello-computer è quello mostrato in alto sulla figura. Noi possiamo acquisire segnali cerebrali andandoli a prelevare direttamente dalla sorgente che produce i segnali, quindi attraverso sistemi di tipo invasivo, e cioè posizionando delle grid sulla corteccia cerebrale oppure degli elettrodi di profondità all'interno della corteccia cerebrale. In questo caso ovviamente la decodifica del segnale cerebrale è molto più rapida perché il segnale, come vedrete in seguito, è molto più pulito, cioè non c'è rumore di fondo. Questo tipo di interfacce cervello-computer invasive sono attualmente in fase di ricerca e ci sono già dei trial clinici per la loro validazione sia per la comunicazione che per fini di tipo riabilitativo. Invece possiamo noi registrare e acquisire i segnali cerebrali in maniera non invasiva, quindi rimanendo al di sopra dello scalpo. Diciamo che tra i vari metodi parlerò soltanto di quello basato sull'elettroencefalogramma, che è una metodica molto antica, viene utilizzata comunemente in neurologia anche per diagnosi e registra che cosa nell'elettroencefalogramma? L'attività elettrica prodotta dal cervello, perché il nostro cervello funziona in maniera producendo segnali di tipo elettrico. In questo caso il segnale viene sempre prelevato, come vedremo, con una serie di elettrodi posizionati sullo scalpo, viene quindi processato con un processamento un pochino più lungo perché naturalmente in questo caso il segnale elettrico prodotto dal cervello deve attraversare le meningi, l'osso, il cuoio capelluto e i capelli e quindi chiaramente questo comporta la presenza di molto rumore all'interno di un segnale che viene generato a livello corticale, quindi c'è bisogno di un processamento più lungo, un pochino più articolato e poi di nuovo, come detto precedentemente, c'è un'estrazione delle feature, una classificazione e quindi viene generato il segnale di controllo. Ora, il segnale di controllo può essere utilizzato con due scopi principali. Uno per sostituire, ripristinare funzioni andate perdute, permettere per esempio la comunicazione in alcune malattie neurologiche come la sclerosi laterale atrofica in cui si perde il controllo dei muscoli completamente, quindi poter comunicare, oppure il segnale di controllo può essere utilizzato all'interno di esercizi riabilitativi per quanto riguarda quei casi per esempio di ictus cerebrale e quindi viene utilizzato per favorire il recupero funzionale motorio, per esempio nella mano, e quindi in questo caso si parla di PCI di tipo riabilitativo. Bene, abbiamo detto che il segnale registrato in maniera non invasiva viene registrato attraverso l'elettroencefalogramma. Molto semplicemente, qui vediamo come viene registrato l'elettroencefalogramma normalmente in clinica, quindi vengono posti degli elettrodi sullo scalpo, viene registrata la differenza di potenziale tra un elettrodo e l'altro. Queste differenze di potenziale si esprimono come caratteristiche dell'elettroencefalogramma che sono dei ritmi cerebrali che battono a frequenze diverse, ognuno di essi, alfa, beta, teta, è legato a processamenti di funzioni cerebrali. Beh, noi andremo ad analizzare, per quanto riguarda i segnali cerebrali che sono importanti per il brain computer interface, soltanto i ritmi cerebrali e i potenziali evento correlati.